Bentornati a Scoring for Films da Vito Doré e Fabrizio Campanelli. Allora, questa volta ci siamo reinventati una nuova sfida dei maestri. Sì. L'altra volta abbiamo messo su 2 squadroni. Da paura, e infatti anche dei bellissimi commenti sono venuti fuori. Io credo che forse l'abbia vinta tu quella. Sì, secondo me l'ho vinta io, ma secondo me la vinco anche oggi. Dobbiamo vedere però alla fine del campionato, sì, ok? sì. Allora, vi ricordo le regole di ingaggio: prendiamo compositori solo viventi, però magari un domani potremmo valutare esatto. anche quelli passati a miglior vita. E dentro subito nel vivo con Pierre Adenau. Perché tu ami i francesi, lo sappiamo. Esatto, Vive la France, Pierre Adenau, un compositore francese che ci ha regalato una colonna sonora meravigliosa per il film Emotivi Anonimi. E il brano che ascoltiamo ha anche il titolo, ovviamente, del film. Adenau per me è un faro, nel senso che è riuscito in questa commedia a portare quelli che sono i caratteri tipici dell'approccio francese alla colonna sonora di una commedia, ovvero quelli dell'eleganza, della raffinatezza, del gusto, della non banalità, di una bellissima inventiva sia a livello melodico sia a livello armonico. Insomma, ragazzi, bisogna vedere e ascoltare questo film. Ti dico francamente, non la conosco, adesso mi è incuriosito. Stanotte a notte fonda andrò a cercarla. E in virtù di questo ho deciso di mettere Adenau dietro, in difesa, a proteggere la porta, ma nel mio schema sai che è un 2-2, ok? Ma in grado di avere quell'approccio che può essere propulsivo, spingere in avanti la squadra quando c'è bisogno. Ok, io invece parto dal mio portiere. Il mio portiere è Randy Edelman, che ha scritto tante colonne sonore, ma quella a cui sono più legato è sicuramente quella di Dragonheart, che stiamo ascoltando in questo momento in sottofondo. Che ha avuto anche una fortuna enorme non solo nel film, ma nei trailer. Perché molte delle colonne sonore che ha fatto, e questa che stiamo ascoltando in particolare, è stata molto utilizzata nei trailer di filmetti tipo Sconosciuti, Gump, Harry Potter, esatto, il Truman Show, ecco, insomma. E questo, se vogliamo, magari un giorno potremmo anche fare una puntata sulla musica per i trailer, magari prendere i più Steps from Hell, che adesso sono sciolti, insomma, però insomma che hanno veramente scritto 10 anni popolato, scritto 10 anni di trailer, non solo trailer, 1500 pezzi hanno scritto, cioè una roba del genere. Però ecco, a me piace Edelman, a parte per questo tema bellissimo che abbiamo ascoltato, ma perché è un compositore vecchia scuola, ok? Quindi non innovatore, però 78 anni, tutto rispetto, quindi la sua, come dire, le sue spalle sono ben larghe, americano, quindi insomma tipo tosto. È americano per americano, non ha 78 anni, ne ha un po' di meno, viaggia più o meno sulla nostra, diciamo così, non riveliamo queste cose. Theodore Shapiro. Molto bravo, ragazzi. Molto bravo, soprattutto perché è uno di quei compositori che è capace di passare con facilità dal film estremamente drammatico alla commedia. Io non dimenticherò mai Il diavolo veste Prada, no? Infatti, ma la serie, perché di serie si tratta in questo caso, si chiama Severance, scissione, ma ragazzi, il tema della main title, ed è anche poi il tema ovviamente principale della serie, è clamoroso. E come dicevi tu, quella versatilità che gli permette di passare da un linguaggio a il suo esattamente opposto è il motivo per il quale lo metto avanti a destra, perché può metterla dentro, e la mette dentro, ragazzi, però può anche ripiegare all'indietro, può far barriera, cioè può avere veramente tanti ruoli. Scissione, oltre alla colonna sonora, è una serie veramente molto molto bella, proprio a parte visivamente bella, una fotografia strepitosa. Io mi sento di consigliarla, cioè c'è dietro Ben Stiller con capovolgimento, come di ruolo a cui noi siamo abituati, e quindi chi meglio di Shapiro, visto che è abituato a gestire entrambe le cose, anche se qui ovviamente di commedia non c'è assolutamente nulla.
Ve la consigliamo comunque. Destra con destra, americano con americano, io ribatto con John Ottman, uno dei miei compositori preferiti di quella generazione. Certo, hanno certo. più o meno alla stessa età di Stai andando Shapiro. di esperienza, Sto vedo. andando di Perché... esperienza. Allora, questi sono i compositori che sono una fascia dei 50 anni indicativamente, quindi non vecchi, non ancora vecchi, ma non più giovani. Per cui I non sono- giovani. i diversamente giovani. Allora, Ottman, a parte che con la musica che stiamo ascoltando adesso dei Soliti Sospetti ha scritto veramente uno dei temi più belli degli ultimi decenni secondo me, e nel complesso tutta la colonna sonora ha avuto una grande influenza su tanti compositori, tra cui il sottoscritto, e io a quella colonna sonora devo più di un'ispirazione, ecco, diciamo così. Certe cose ho detto caspita, questa è una buona idea, e l'ho portato, alcune cose di quel linguaggio l'ho portato in alcune mie colonne sonore, soprattutto La ragazza della nebbia. Quindi diamo a Cesare ciò che è di Cesare. Ha vinto un Oscar. E ha vinto un Oscar come compositore? No. No, perché Ottman non è solo un ottimo compositore, ma è anche montatore E regista. Esatto. E infatti, nei Soliti Sospetti era compositore e montatore. Ma l'Oscar l'ha vinto per Bohemian Rhapsody come montatore. Fantastico. E comunque, Fabri, essere il montatore e il compositore in un certo senso ti agevola la vita. O ti crea una scissione. Spieghiamo questa dinamica, naturalmente. Il montatore monta l'immagine del film e molte volte, in massima parte in accordo con il regista, però a volte anche di suo sponte, fa delle modifiche, taglia qualcosa, aggiunge, ed è ovviamente croce e delizia di ogni compositore, perché il montatore ti manda una scena, tu la musichi, dopodiché il montatore decide di tagliare qualcosa e la tua musica non funziona più, e quindi devi continuamente adattare la tua musica all'insieme lavoro e invece ti mandi a quel paese da solo e risolvi la questione in casa, oppure dici no, bella la prima. Comunque l'insieme di musica e immagine su Soliti Sospetti è clamoroso, roba, clamoroso. Sì. La tua squadra sta acquisendo molta esperienza, come dire, un certo bagaglio tecnico. È il momento che metta qualcuno in porta, e metto Justin Hurwitz. In questo caso interessante. Sì, in questo caso con qualcosa di molto conosciuto, che è il brano Audition, che io adoro, cantato da quel fenomeno paranormale di Emma Stone, per la colonna sonora e film musical premio Oscar La La Land. È una delle colonne sonore per me preferite in assoluto, è uno dei film miei preferiti in assoluto. Non l'ho visto. Faccio pubblicamente. Vabbè, scusa, ragazzi, non si può passare la giornata a vedere film seri. Adesso metto una mano davanti all'obiettivo, ti picchio e poi e dopo andiamo avanti. Adesso faremo un taglio. Comunque Hurwitz le para tutte. Beh, lui le parerà anche tutte, ma io sul centro destra avevo messo John Ottman, sul centro sinistra metto un po' di fantasia con Abel Korzeniowski, che attenzione che la sto sparando grossa, per me sì, è il più bravo compositore della sua generazione. Cioè proprio uno veramente con le spalle larghissime, uno che scrive bene. Gran compositore, io lo adoro, lo seguo da tanto, l'avevo sentito su A Single Man di Tom Ford, ma tu ce lo stai proponendo con Animali Notturni, Nocturnal Animals, il secondo film di Tom Ford. Bellissimo film, bellissima colonna. Io ho una grande simpatia per Korzeniowski, non solo per la sua bravura, ma perché ha iniziato in Polonia, nel suo paese natale, poi è andato in America, ha fatto diversi film a Hollywood e ciononostante torna spesso in Europa, ha lavorato anche con registi italiani, insomma, ha un bel gusto, una bella creatività, un bel linguaggio. E perché mi piace? Perché non provenendo da quel mondo ha portato avanti il suo discorso con coerenza. Vi invito anche ad ascoltare la colonna sonora di The Nun, che è una serie horror praticamente molto, molto ben fatta. E sai, tanti quando vanno a Hollywood tendono un po' a tentare di scimmiottare un linguaggio che appartiene però a un'altra cultura, a un altro paese, a un'altra formazione. Invece lui mantiene la sua identità. Forse per questo non fa tantissimi film Hollywood, ne potrebbe fare molti di più. Però 2 nomination al Golden Globe se le ha portate, ovviamente una con A Single Man e un'altra con We. Insomma, il nostro Korzeniowski, classe 1972,
può dare del filo da torcere alla mia squadra, e io devo a questo punto piazzare qualcuno di grandissima solidità: Cliff Martinez. Cliff Martinez. Gamba. E lo metto dietro a destra, dietro a proteggere con un brano che sentiamo veramente molto spesso in una trasmissione di Rai 3 che si chiama Report, relativo a questioni misteriose che hanno a che fare col mondo della finanza. Infatti il film da cui è tratto è Arbitrage, ovvero in italiano La frode, e il brano si chiama All Business. Ci sono tante colonne di Cliff Martinez che mi hanno dato tanto. Beh, ricordiamo, ha fatto tutti i film di Soderbergh. Esatto. Traffic fantastico, con oltretutto 3 fotografie diverse per le 3 location diverse. Strepitoso. L'elettronica di Cliff Martinez, sempre molto evocativa, con molti chiaroscuri, una scelta raffinata nell'uso dei suoni, e anche, se vogliamo, molto originale in serie come The Nick, dove ha creato questo contrasto fortissimo tra i suoni elettronici modernissimi, molto spinti, e la New York del 1900. Un compositore in grado di creare delle musiche che vanno veramente a incidere, veramente a creare un linguaggio che ti rimane in testa. Beh, sai, io ho sempre una certa ammirazione per la scelta, quando è riuscita naturalmente, di fare un film in costume con delle musiche non necessariamente rapportabili all'epoca in cui il film si svolge. E questa in parte l'abbiamo visto anche in Niente di nuovo sul fronte occidentale, insomma, l'abbiamo visto in altre situazioni, insomma, però è una scelta che non sempre la condivido, ma mediamente la rispetto. Però e in The Nick sono rimasto colpito dall'utilizzo proprio a contrasto della sonorità synth spintissima, ruvida, e il mondo a cavallo del Novecento, quindi questa atmosfera retro, questo insieme che ha creato un linguaggio che secondo me è rimasto ed è stato anche, se vogliamo, ripreso in tanti modi. Cliff Martinez mi piace tantissimo per le scelte dei suoni che fa e la creazione delle texture elettroniche, che non sono assolutamente scontate, non sono banali. Mai banali. Che è come l'elettronica andrebbe usata, o altrimenti lasciate stare. Esatto. Beh, a Cliff Martinez, americano, io controbatto con un altro americano, Brian Tyler, che a me piace molto, lo metto in difesa davanti al portiere. È un armadio. Allora, lui è un armadio, anche perché lui ha praticamente fatto decine di colonne sonore, quasi tutte di film d'azione. Per dire la più famosa, tutta la serie di Fast and Furious, 6-7 film, e poi ha fatto Iron Man 3, gli poi Avengers, ha fatto Age of Ultron, insomma tutti i film d'azione e d'avventura. E tra l'altro forse potrebbe essere curioso se un giorno parlassimo di come certi compositori vengono inquadrati all'interno di un genere. Certo. Cioè, lui ha fatto praticamente solo film di questo genere, ma chissà come sarebbe su una commedia. Certo. Magari sarebbe un bravissimo, non lo sappiamo, ma magari sarebbe un bravissimo compositore. Però siamo incasellati spesso Però quello che vogliamo farvi sentire oggi è un po' al di fuori del circuito blockbuster della Marvel e di Fast and Furious, ed è il brano che si chiama Circle of Hell dal film Constantine 2005, vado a naso, sì. 2005, che secondo me è uno dei più belle colonne sonore che lui abbia scritto. In questo caso ha scritto un Klaus Badelt. Un giorno magari racconteremo come sono arrivati entrambi sul film. Il film però è veramente molto bello, consiglio anche la visione, ma la colonna sonora dà al film un boost incredibile. E Tyler in campo sinceramente a me crea un po' di preoccupazione, e devo andare a spingere, ho bisogno di spingere. Siamo ai 2 pezzi da 90. Io I 2 bomber, devo calare l'asso. Mancano le 2 punte. Ragazzi, io calo Alan Silvestri. Hai messo in capo Cristiano Ronaldo, l'equivalente, insomma. E ragazzi, Silvestri, autore della colonna sonora del film più visto della storia del cinema, Avengers Endgame. Film più visto di sempre. Ma il brano che ho scelto di Silvestri è Forrest Gump. Per me è uno dei brani più belli delle suite, perché la suite di Forrest Gump è meravigliosa.
è una delle colonne sonore più belle, tant'è vero che è stata premiata all'Oscar. Questa sicuramente è stata una colonna sonora che ha messo un punto e a capo nella storia del genere, e tra le tantissime che ha scritto Silvestri, direi insomma che sicuramente è tra le 3 più belle, e ne ha scritte comunque. Scrivi un qualcosa e, come dici tu, punto a capo, e da lì ripartiamo, ok? Questo è stato un bel punto a capo. Però ti dico, l'impressione che ho avuto è che abbiamo messo insieme 2 ottime squadre fatte da solidi grandi professionisti, e poi tu in attacco mi hai messo, io devo segnare, mi hai messo il fuoriclasse, devo portare a casa il risultato, e allora siccome io devo controbattere, e io tiro fuori Danny Elfman dal cilindro. Danny Elfman veramente tra i miei, ti direi, 5-6 compositori preferiti. Anche il mio. Infatti c'è stata una trattativa lunghissima, Poi alla fine è venuto in squadra con te perché hai offerto perché di più. Ho pagato di più. Perché io i miei giocatori bravi li pago. Allora, difficile scegliere una colonna sonora preferita di Elfman, perché sono tutte straordinarie, e tra l'altro io quelle che ho apprezzato di più sono proprio quelle della sua collaborazione con Tim Burton. Pensiamo solo a Beetlejuice, Edward Mani di Forbice, Nightmare Before Christmas, chi più ne ha più ne metta. Tutte. Però quella che ho scelto da farvi ascoltare è una meno conosciuta, ed è La ragazza del treno. Bellissimo film e bellissima colonna sonora che mi sono ascoltato a ripetizione tante volte perché è un Elfman che non ti aspetti. Sì, diciamo, è un Elfman meno blockbuster, meno cacciarone per più certe europeo, cose. se vogliamo. Un po' più d'autore, un po' più intimo, però strepitosa. Ascoltatevi questa colonna sonora che probabilmente non conoscete, o forse avete visto il film ma non la ricordate. Bellissimo approccio al mistero, ai diversi piani che si sviluppano nel film, una bellissima prova di Elfman fuori dal suo binario più tradizionale. Bene, allora come al solito dovete scriverci nei commenti innanzitutto chi vince, è ovvio che vincerò io, e poi dovete dirci secondo voi qual è il compositore più interessante tra questi che abbiamo nominato. Possibilmente diteci di questi compositori altri lavori, suggeriteci altri che vi sono altri piaciuti, lavori assolutamente, perché lo scopo principale, noi scherziamo col calcio naturalmente, ma lo scopo principale è quello di andare a scoprire, quello di conoscere o brani magari meno famosi di compositori famosi, o invece attraverso brani molto belli o conosciuti, compositori meno conosciuti. Sì, perché alla fine questo è un lavoro strano, nel senso c'è quella decina di superstar nel mondo, dopodiché ci sono tanti fior di compositori di cui probabilmente abbiamo ascoltato molte volte nelle musiche, però se sentiamo il nome, e ancora meglio sarebbe vederli in faccia, non sappiamo chi sono artisticamente. E infatti guarda, c'è io faccio sempre un giochino quando faccio qualche masterclass con gli aspiranti compositori, c'è un giochino che faccio sempre, cioè mostro delle foto e dico chi è questo signore? E generalmente silenzio. E quest'altro chi è? E faccio vedere Williams e Zimmer forse sono quelli di cui tutti conoscono le fattezze, però già con Michael Dunn c'è il mutismo, e anche Danny Elfman non sempre lo prendono, insomma, quindi la cosa bella e particolare è che questo ci dà modo di scoprire anche come il linguaggio della musica da film sia innanzitutto un qualcosa che ha una sua struttura, ha una sua codificazione, ha un suo terreno su cui poggiare, diciamo, linguisticamente le sue basi, però come si muova poi all'interno del campo da gioco, per rimanere in tema, con approcci sempre nuovi, alcuni che vanno a insistere su sistemi sonori magari più classici come quelli orchestrali, alcuni invece come Cliff Martinez su texture totalmente elettroniche, però come ognuno riesca a incidere, a lasciare un segno e anche a creare delle basi che servono a noi per arricchire il vocabolario che noi possiamo usare nello scrivere musica da film. Bene, ci vediamo quindi alla prossima puntata. Come detto, scrivete nei commenti e suggerite magari nuove squadre, nuove formazioni. Ci vediamo alla prossima. Ciao.